Ok, vi parlo di Ersk 07769, l'ultimo libro di Laszlo Krasnaorkai. Laszlo Krasnaorkai è uno dei migliori scrittori viventi, anche se purtroppo è uno dei meno cagati o dei meno conosciuti, anche se ha avuto un po' di risalto grazie al fatto di essere stato lo sceneggiatore e l'autore da cui Béla Tarr, il regista, ha tratto molto. A mio parere Krasnaorkai è ancora troppo poco conosciuto e andrebbe letto sicuramente molto di più. È uno di quei autori contemporanei di cui puoi dire è veramente un gigante. La sua scrittura riesce a rimanermi in testa anche se non apro una sua pagina dopo tantissimo tempo, perché ha uno stile che veramente è facilmente riconoscibile e personalissimo. Per entrare un attimo dentro, con il cannocchiale dentro il cervello artistico di Krasnaorkai, parliamo di Ersk. Nel suo ultimo romanzo Krasnaorkai crea una parabola che fa da quadro a specchio della nostra contemporaneità. Ersk è un piccolo villaggio della Turingia, della Germania, in cui tutti i protagonisti compongono le pedine di una scacchiera che praticamente tocca tutti quelli che sono i temi della nostra attualità. Krasnaorkai riesce a prendere il succo di tutto quello che è il cuore dei problemi della nostra contemporaneità e di quelli che sono i temi principali. Abbiamo Florian, che è un ragazzo ingenuo, di buon cuore, ma dalla mente ingenua, che dopo aver parlato con il suo ex professore di fisica cerca di spiegargli alcune delle teorie sui buchi neri. Florian si convince che il mondo sta per finire a causa della disinformazione e della malinterpretazione del messaggio scientifico che si autorecepisce. Convinto di questa distruzione imminente del mondo, decide di scrivere tutti i giorni ad Angela Merkel, ovviamente, la cancelliera tedesca, per avvisarla in tempo. Dall'altra parte Florian, insieme al suo capo e un altro gruppo di amici, fa parte di un gruppo neonazista che viene dipinto in maniera mirabile, come è proprio la destra contemporanea che si vede muovere in larga parte nelle politiche del mondo. Questi neonazisti che all'apparenza intimoriscono il villaggio in realtà sono un gruppo di buontemponi che bevono insieme, disegnano qualche svastica e cercano di creare un concerto su Bach, considerato purissimo artista ariano, ma in realtà anche qui all'interno di quella che è il simbolo dell'estrema destra, che è del ritorno dell'estrema destra un po' kitsch che c'è come altro tema contemporaneo e attuale, si nasconde la volontà da parte di coloro che fanno parte del gruppo neonazista di stare insieme, di un bisogno viscerale di condivisione che sta dietro un messaggio non ben chiaro, ma un messaggio, una bandiera, un simbolo che non vuol dire esattamente qualcosa se non un gruppo, un estremo bisogno di distruggere la solitudine anche attraverso la condivisione di ideali che accomunano quelle persone, anche se non ci credi davvero. È una necessità viscerale di far parte di qualcosa in un secolo in cui si sta perdendo ovviamente l'identità e il concetto di ideali. Dall'altra parte Krasnaorkai riesce a infilare anche il tema climatico, perché in questo villaggio aleggia il pericolo dei lupi che stanno mietendo vittime e spaventando, e dall'altra parte questo graffitaro che è un terrorista ecologico, anche lui, che insieme ai lupi sta creando un tema di tensione. Quella che abbiamo di fronte è una malinconica, nostalgica, un po' umoristica allegoria dell'attualità, una parabola fiabesca dell'attualità. Tutti questi temi, il complottismo, la disinformazione, le neodestre, il cambiamento climatico, il terrore. Krasnaorkai li riesce a mettere in calce in un blocco unico, in un vero e proprio muro di testo che riesce ad essere solidissimo e incredibilmente bello e riflessivo. Tutte queste cose che riguardano l'attualità portano a un senso di smarrimento, di autodistruzione, di violenza quasi ingenua. Infatti Florian in questo rappresenta la parabola migliore. Il cambiamento che fa Florian
dall'ingenuo ragazzo che crede nella fine del mondo e cerca di salvare tutti, alla bestia assassina che diventerà alla fine. Nel romanzo si respira quella che è l'aria soffocante della nostra generazione, un'aria costante di catastrofe incombente, quella della nostra generazione che è cresciuta nella pace e ha sempre questo atteggiamento passivo di attesa e di speranza quando le cose vanno male, che si risolvano da sole. Ma spesso questa attesa risulta vuota, risulta disarmante perché non sappiamo davvero cosa fare e non sappiamo bene i confini della nostra esistenza e quindi finiamo per creare più violenza in nome del tentativo di ridurla. Krasnaorkai riesce a trattare la realtà attraverso la maestà deceduta del romanzo. Ci permette di aprire questa finestra sul nulla, su questo villaggio che è immerso nel vuoto, ma che diventa un piccolo universale che ci rappresenta tutti. Quello che ci vuole dire Krasnaorkai è che le certezze le hanno solo gli imbecilli, mentre il nostro mondo è costantemente pieno di incertezze e di sfide che dobbiamo cercare di affrontare con un'ansia e un'angoscia che fa parte della nostra attualità. L'incertezza fa parte del nostro mondo. Ersk si può definire grandissima opera nella sua semplicità, perché riesce a creare un piccolo mondo parallelo, una parabola quasi kafkiana, che ci fa vedere dall'esterno, e questo induce a riflettere sul presente, oltre alla capacità di spaccare chirurgicamente la contemporaneità e l'animo umano, che è lo stile di scrittura. Quello che troverete di fronte, uno stile di scrittura che è veramente spiazzante e che lo stile di scrittura di Krasnaorkai è veramente spiazzante, veramente turbinante, spiralizzante. Quando vi troverete a leggere Krasnaorkai ve ne renderete conto subito. Questo è un romanzo corale dove tutti i punti di vista dei personaggi si alternano ed è un vero e proprio muro di testo senza punti. È tutto un blocco unico dalla prima pagina all'ultima, centinaia di pagine con solo virgole, senza punti, i dialoghi, il cambiamento della prospettiva dei personaggi, il cambiamento di scena, è tutto un frattale, è tutto un loop di testo in cui voi vi trovate a entrare in una sorta di vortice narrativo. E questa scrittura fluviale, senza punti fermi, è la cosa che mi piace di più di Krasnaorkai, è veramente trasportante. Per molti può essere respingente, non è qualcosa che piace, ma sicuramente rende unico Krasnaorkai nel fatto che riesce a creare un ritmo che è veramente unico. Ed è difficile riuscire a creare un ritmo con praticamente solo delle virgole, ma lui riesce. Se voi vi accorgete dall'inizio che va molto con i piedi di piombo, alla fine che c'è un'accelerazione adrenalinica, ciò che succede nel libro, i dialoghi incastonati, il tempo sospeso quasi in un tempo zero, i pensieri e gli stati d'animi e anche le scene e le azioni che succedono nella narrazione riescono ad essere immerse da questo fiume di parole, da questo palazzo di testo immenso con cui vi troverete, con questo blocco di cemento di testo con cui vi troverete. Ma a me piace un botto lo stile di Krasnaorkai, secondo me è uno, oltre ad avere questa capacità di realismo surreale, che riesce a dare uno spaccato incredibile delle piccole comunità, un po' verga ungherese in questo senso, secondo me, ma molto più profondo in un certo senso, molto più universale in un certo senso. Krasnaorkai è uno scrittore da leggere, è uno dei migliori scrittori viventi contemporanei, uno scrittore che va promosso e di cui va discusso di più, quindi sicuramente leggere. Ersk è un romanzo, vi permette di guardare il nostro mondo attraverso il romanzo come se lo stessimo guardando in una sorta di laboratorio, in una sorta di acquario, e questo più di tutto, a parte lo stile, per questo più di tutto merita di essere letto. C'è poco da dire. Krasnaorkai è una piccola divinità della scrittura contemporanea. Un bacino, alla prossima.